Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi non proviamo un semplice coltello, ma proviamo un regalo super inaspettato, un regalo dell'amico Jacopo di Scandici che ragazzi ringrazio tantissimo, regalo super inaspettato ragazzi, Benchmade Adamas Fixed Blade che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, funziona bene, nel batoning non me lo aspettavo così performante, stiamo spaccando legna dura della legnaia, sta andando veramente bene, veramente bene ragazzi, spacca bene, entra bene, c'è da dire che con questo controfilo, ok, non affilato, andate praticamente a maciullare il pestello, quindi non so se vedete, sto usando un tronco invece del mio pestellino, ragazzi, perché ovviamente un controfilo così alla fine vi mangia il pestello. Però devo dire che pur non essendo il suo, ragazzi, il coltello lavora veramente bene. Ragazzi, sta puntina qua dà proprio fastidio, all'inglese dà fastidio, vi si punta nella mano proprio. Poi il tagliente è una bomba.
Ragazzi, funziona, per funzionare funziona. Avete sempre una manicatura in paracord, quindi non è che potete aspettarvi miracoli. Sia con i guanti che senza guanti funziona. Sinceramente il paracord lo preferisco senza guanti, ragazzi, perché mi dà più controllo sulla lama. Riesco a sentire di più il coltello in mano, quindi lo preferisco sicuramente senza guanti. Si lavora bene, il tagliente è ottimo, ragazzi. Adesso lo proviamo anche sulla carta, ma secondo me non ha perso veramente niente. Tagliente veramente ottimo, veramente ottimo il tagliente. Avete in mano un coltello col paracord, con la manicatura di paracord, ragazzi. È inutile dire ragazzi, se lo volete senza manicatura in paracord non si può utilizzare. O ci fate delle guancette oppure gli fate la bella manicatura in paracord. Per questi lavori qua risulta anche abbastanza comoda, ragazzi. Ovviamente non rimane completamente fissa, anche se lo stretta bene, però ragazzi, per lavorare si lavora tranquillamente. Ragazzi, più che la punta, che è perfetta, direi, sì, perfetta, stavo vedendo quanto il paracord si spostava. Infatti, come vedete, anche se l'ho stretto veramente tanto, si sposta perché nei colpi ovviamente la manicatura scorre, il paracord scorre verso il basso, però il grip e l'impugnatura, ragazzi, siete veramente sicuri, con questa guardia avete un ottimo controllo. Paracord si usa ancora, adesso gli diamo una sistemata ovviamente, però comunque ragazzi, anche se lo fate stretto, se ci date sul coltello, il paracord alla fine si sposta. Allora ragazzi, ricciolini, una goduria, con sto tagliente è una goduria. Sicuramente non è il coltello più comodo del mondo. Il controfilo qui si stringe tantissimo, qua poi sulla punta va a allargarsi, però qui si stringe tantissimo, ragazzi, vi segna tantissimo il pollice. Io mi trovo comodo qui davanti, qua dietro non mi trovo a fare ricciolini, l'impugnatura così sì, ma non è proprio il massimo. Io mi trovo molto comodo e vengono ricciolini da paura, ragazzi, per il suo tagliente, ripeto, che è veramente spettacolare, ok? Anche a mano così, però col pollicione davanti riesco ad avere molto più controllo sulla lama
e quindi andare a lavorare meglio, ragazzi, a lavorare molto meglio con il coltello. Il problema è proprio il controfilo qua sopra, non affilato ovviamente, che però vi segna pesantemente il pollice. Poi per fare i ricciolini, ragazzi, giudicate voi, paura vera. Oh ragazzi, partito, ma che parto, veramente che parto ragazzi, un super parto. Diciamo che finché non levate la copertura non lo fate partire il fuoco. Adesso se è levata la copertura il fuoco è partito, però finché non parte la copertura, ragazzi, è inutile che insistete col Firesteel. Se dovete usarlo modi bosco, secondo me è una bella carteggiata prima di utilizzarlo, poi va di brutto, però prima dovete levare la copertura. Ragazzi, eccoci qui, vediamo come è andato il nostro Benchmade. Ragazzi, magari ha perso qualcosina il taglio, magari un pochino sporco, però abbiamo tagliato la legna della legnaia, ragazzi. Un pochino da riprendere, però sono contento. Sono contento, ragazzi. Cruer, tanta roba, ragazzi, veramente. Sì, un pochettino da riprendere. Adesso gli diamo magari una stroppatina prima di affilarlo. Vediamo se si riprende con lo strop, ragazzi. Però per aver tagliato la legna della legnaia, non è un coltello da bushcraft. Secondo me, ragazzi, è andato bene. Ragazzi, coltello appena riaffilato, una passatina sulle bacchette e poi compound. Col compound, ragazzi, quello normale, non il diamantato, perché me lo sono dimenticato a casa. Ragazzi, bel rasoietto. Veramente un bel rasoietto, tanta roba ragazzi, tanta roba. Cruer già provato sullo Spyderco PM2, è un acciaio che mi piace di brutto. Sono contento di averlo provato anche sul legno duro della legnaia, ragazzi, con 2 paxate sulle bacchette e una stroppatina con il compound di Amazon è tornato perfettamente un rasoio. Eccolo qui ragazzi, Benchmade Adamas, e in sottofondo, stiamo un attimo in silenzio, sentite i campanacci delle capre. Ragazzi, c'è un gregge di capre qua dietro che sta pascolando, quindi ce lo portiamo per tutta la recensione. Ovviamente hanno tutto il diritto di stare qui a mangiare la loro erbetta. Ragazzi, vi ripeto, coltello che mi ha regalato l'amico Jacopo di Scandicci, che ringrazio ancora, non finirò mai di ringraziare. Perché l'Adamas era un coltello di quelli che volevo provare, ragazzi. Era un chiodo fisso che avevo in testa, lo voglio provare, volevo provare l'ama fissa proprio, volevo provarlo, volevo provare come andava questo Cruer, volevo tenerlo in mano, capire come andava sul legno, il feedback che mi dava, la risposta che aveva nell'uso. Però ragazzi, parliamoci chiaro, è un coltello che ha un costo veramente elevato. Qui parliamo di 300 bombe di coltello. 300 bombe di coltello sono tante, ragazzi, sono tante. E per un coltello che comunque si discosta parecchio dal mio uso, ragazzi, perché non stiamo parlando, ovviamente lo vedete anche voi, non è un coltello bushcraft, non è un coltello da bosco. Spendere 300 euro per distaccarmi così tanto dall'uso solito mio del coltello, sinceramente era una cosa che avevo messo via per il momento. Parlando con Jacopo mi dice: guarda, te lo regalo io, te lo mando io, perché è un modo per ringraziarti per tutto l'impegno che ci metti con il parchetto. Jacopo, io ti ringrazio ancora tantissimo, perché è un regalo veramente gigantesco, ragazzi, davvero tanta roba. Grazie mille Jacopo, l'ho apprezzato tantissimo, anche perché, tra virgolette, nel mio piccolo ho comunque realizzato un piccolo sogno di provare questo coltello che per il momento non mi sarei comprato, soprattutto per il prezzo, ragazzi. Vi do 2 misure del coltello, poi ne parliamo. Ragazzi, coltello di 23,3 cm con questa lama, spettacolo ragazzi, lama spettacolo,
di 10.7 sulla costruzione di 4.3 mm. La lama ha un lunghissimo controfilo non affilato, eccolo lì che ve lo faccio vedere, eccolo lì. Allora ragazzi, il controfilo proprio qua dove vicino alla mano, quando lo prendete in mano in questo modo, proprio in questo punto è la parte più fine, poi andando verso la punta va leggermente ad allargarsi, come vedete, ma qua non dico che è tagliente, ma adesso che ci ho fatto andare il Firesteel si sente molto, cioè una passata sulla pietra diventa tagliente in questo punto, invece qua andando avanti ragazzi si allarga leggermente, va a allargarsi sulla punta per renderlo più resistente. Questa è una cosa che nei lavori, intanto mi cadono le capre in casa praticamente. Questo è ragazzi uno dei problemi del coltello nell'uso a bosco, perché qua dietro quando vado a lavorare per fare ricciolini o le punte è troppo lontano ragazzi, lo voglio prendere qua, se lo prendo esattamente sulla punta mi fa male al pollice, vado avanti e la mia posizione ideale è questa, quindi mezzo pollice qui sull'appoggio, ok, ma non così, così. La parte finale del pollice o iniziale come volete voi del polpastrello mi finisce proprio sulla parte più fine del controfilo e questa cosa ragazzi a lungo andare si fa sentire ragazzi, quindi è una delle cose che del coltello sinceramente non ho capito, perché qui è così fine e poi si va a allargare. Potevano tenerlo ovviamente tutto largo uguale, secondo me avrebbe funzionato meglio proprio per l'appoggio del pollice. Comunque ripeto, non è un coltello per andare a fare i ricciolini. La costruzione è scheletrata ragazzi, non pensate di usarlo scheletrato. Anche il modo in cui Benjamin vi consiglia di arricciare, di fare su il paracord, di fare l'arrizzulato come dice un mio amico sul manico del coltello, secondo me è un po' fine. In questo modo, come ho fatto io, facendogli passare sotto prima 2 strisce di paracord, quindi c'è 2 strisce di paracord davanti e dietro e poi l'arruzzolato. In questo modo ragazzi abbiamo creato un manico con un bello spessore e il coltello in mano sta bene, si governa bene. Non pensate di usarlo senza paracord, perché lo potete usare per tagliare una fetta di salame, ma è scomodo pure per quello. Invece con la manicatura in paracord, questa o quella consigliata dalla casa, ragazzi secondo me comunque riuscite ad utilizzare bene il coltello. Con il paracord sinceramente lo preferisco senza guanti perché riesco a guidarlo veramente bene. Questa puntina all'inglese rompe parecchio le palle, ovviamente solita cicatrice vecchia, però mi rompe un pochettino le palle. Il paracord sta abbastanza fisso per le zigrinature ragazzi del coltello, però come avete visto nei colpi di punta alla fine scorre tutto in avanti ragazzi. Comunque avete il paracord, ripeto, non è che stiamo andando a parlare di una manicatura fissa in G10 o in quello che volete, avete del paracord, sapete benissimo che se usate il paracord, anche se andate a stringerlo a manetta come ho fatto io, vedete che adesso l'ho rimessa a posto perfettamente, quando la utilizzate un pochino, soprattutto se andate di punta a far forza sul coltello, un pochino si muove. Andiamo a vedere anche il foderino ragazzi, eccolo qua, foderino in plastica ragazzi, non è Kydex, è plastica, incastro perfetto, il coltello non esce, non si muove nulla e in più avete anche questa sicurezza che apprezzo molto ragazzi, eccola qua. La chiudete e il coltello elastica ovviamente lo potete mettere anche al collo, un pochino pesante, sono 160 grammi, prendetevi un campanaccio delle capre perché comunque secondo me è un pochino pesante da mettere al collo, però in questo modo anche se lo portate rovesciato allo spallaccio dello zaino siete sicuri al 100% di non perderlo e questa cosa è una gran cosa ragazzi, veramente una gran cosa. Ragazzi, bello, passaggi secondo me potevano inventarli un pochino meglio, però tutto sommato è un bel foderino che ripeto, una volta che gli avete allacciato l'elastico, che vedete che è elastico, ok,
avete allacciato questo, siete tranquilli di portarlo anche rovesciato allo spallaccio dello zaino, che il coltello non lo perdete. Sinceramente, ripeto, i due attacchi, ma io li ho messi così in cintura, sta in questa posizione, ok? Non vi sta in piedi, ma cade in questo modo e siete più comodi quando andate ad estrarlo, ok? Avrei fatto anche al fodero un invito maggiore per estrarlo, perché vedete c'è l'invito, però non è proprio, perché esce subito la sua punta praticamente, no? Non è comodissimo. Avrei fatto un invito leggermente più alto, però ragazzi, ripeto, è un bel pezzo. La copertura, ragazzi, queste coperture sabbia, lo sappiamo tutti, si usano e alla fine quando le usate si rovinano, c'è poco da fare. Eccolo lì che ve le faccio vedere bene. Comunque vedete, l'abbiamo usato nelle prove che avete visto, in qualcosina d'altro qui al rifugio, ma nulla di che. Diciamo che dopo 2 giorni di utilizzo, la prova più un pochettino qui al rifugio, la lama è così, ragazzi, è così. Invece un bel applauso al Cruer, ragazzi, di questa lama, penso che sia scritto qua, eccolo qua, CPM Cruer, ragazzi, grande acciaio, veramente tenuta del filo ottima. Ricordate che abbiamo spaccato la legna della legnaia, non quella verde del bosco. Ragazzi, ha tenuto bene, ha spaccato bene, nel batoning è andato bene. Ovviamente il controfilo affilato, se ci pestate con il pestello, spaccate il pestello. Infatti ho preso un pezzo di legno e non il mio bel pestellino, ragazzi. Ragazzi, ripeto, non è un coltello da bushcraft, è un coltello, secondo me, possiamo dire tattico, però non so nemmeno nel tattico perché è molto sottile, ragazzi. È un EDC, un grosso EDC fisso, non lo so, trovategli voi un ruolo dove metterlo, ragazzi. Secondo me il coltello è veramente bello e in mano con il paracord bello cicciotto come gliel'ho fatto sta bene. I problemi di una lama con tutto questo lungo controfilo, ragazzi, ci sono. La cosa che abbiamo fatto è stata accendere il fuoco con questa parte sottilissima, però fino a che non se n'è andata la copertura, come vedete, il fuoco non partiva perché non partivano le scintille su un'erchia di toro. Poi è partito tutto tranquillamente. Ragazzi, questo Adamas alla fine mi piace, devo dire che è un coltello che mi piace, è un coltello che va un po' oltre quello che sono abituato ad usare io. Sono abituato a coltelli più comodi, devo dire che questo nel porto, anche con il paracord cicciotto in cintura messo come vi ho fatto vedere, quindi non sul lato destro se siete destrorsi, ma sull'altro lato, messo in questo modo rispetto alla mia persona, nell'estrazione è molto comodo e nel porto, ragazzi, è talmente sottile che non lo sentite neanche, quindi questa bisogna dirla. Però il fatto di essere così sottile anche sulla manicatura lo porta ad avere il difetto che senza paracord non lo potete utilizzare. Ragazzi, tirando le conclusioni, il pezzo mi è piaciuto di brutto, sicuramente non è un coltello da bosco, è un coltello secondo me bellissimo, con questo acciaio che è andato alla grande, si è ripreso con 2 colpi di bacchetta e una stroppatina con il compound del discount. Ragazzi, neo di questo coltello il prezzo, perché anche se siete collezionisti, se lo volete tenere in bacheca, se lo volete regalare all'amorosa, se lo volete piantare nella portiera del Panda 750 Young rosso del vostro rivale in amore, che tanto che non nominiamo, ragazzi, sono comunque tanti soldi. Sono 300 euro per un lama fissa scheletrato, ok Benchmade, ok l'acciaio super performante, però sono davvero e davvero tanti soldi. Andiamo alle conclusioni finali. Benchmade Adamas, ragazzi, lama fissa in Cruer. Ragazzi, coltello spostato ovviamente tutto dalla parte del tattico e nulla dalla parte del bosco. L'abbiamo provato comunque qui al rifugio nei nostri soliti test sulla legna. Devo dire che mi ha sorpreso. Nel batoning è andato bene, ragazzi, addirittura è riuscito a accendere il fuoco dopo che abbiamo levato la copertura. Ragazzi, un coltello sicuramente che, se state cercando un coltello da bushcraft, non posso consigliarvi, però per la bontà del suo acciaio, che dopo aver spaccato
La legna della legnaia, ragazzi, questo Cruel si è ripreso con 2 colpi di bacchette e praticamente una stroppata sul compound di Amazon. Ragazzi, è un coltello che secondo me, se cercate un backuppino, se cercate un coltello tattico o semplicemente da collezione, è un coltello da prendere in considerazione, anche se il prezzo è veramente, veramente, veramente alto. Ringrazio ancora Jacopo di Scandici. Jacopo, ti ringrazio davvero tantissimo di questo splendido regalo. Ragazzi, dal Benchmade Adamas Fixed Blade, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!